Oggi abbiamo a che fare con cassette, questa è vuota perché per la prima volta stiamo vedendo i reperti finalmente pronti ad essere mostrati in pubblico dell'importantissima necropoli di Nogarolle Rocca. Questa necropoli sicuramente possiamo raggiungere i 3500 anni fa, ma ci sono anche delle piccole eccezioni. Una piccola eccezione in particolare molto interessante, potremmo chiamarlo l'antenato e lo andiamo a conoscere proprio adesso. L'antenato, quel che ne resta, è lui, il più antico individuo sepolto in questa necropoli, un tempo vastissima, di cui sono state ritrovate oltre 40 sepolture. Di lui ne parliamo tra poco. Un grande lavoro di archeologia preventiva per 12.800 metri quadri. Tutto lascia pensare che fosse molto più vasta e utilizzata nel III-II millennio a.C., quindi dalla fine dell'età del rame, attraverso il bronzo antico, il bronzo medio I, al bronzo finale. C'è anche l'aspetto di valorizzazione, in questo caso grazie all'autostrada del Brennero, che ha visto aprirsi il sito proprio subito fuori dal casello di Nogarolle Rocca ed ora sostiene questa mostra di grande qualità. Il famoso bicchiere campaniforme, cioè un vaso a forma di campana rovesciata, quindi campaniforme, con una decorazione molto particolare, molto raro in Italia, soprattutto integro, come in questo caso o nel caso della necropoli di Nogarole, perché abbiamo frammenti di vasi con decorazione campaniforme, di bicchieri campaniformi da molti siti di abitato, ma spesso solo centimetrici. Invece nel caso della necropoli riusciamo a restituire, diciamo così, tutta quella che era la bellezza di questi vasi, decorati a pettine o a cordicella, con queste fasce risparmiate e fasce decorate su tutta la superficie, compreso il fondo, e anche le decorazioni sono dei fossili guida di questi vasi. La cosa bella è che a Nogarole abbiamo trovato 3 o 4 tipi di decorazione diversa, non sono tutti uguali, anzi sono tutti diversi. Lui ci dà una data. Esatto. Per esempio in questo caso. In questo caso ci parla, anche senza le datazioni a radiocarbonio fatte sugli scheletri, di un periodo che va dal 2450-2500 a.C. fino a un 2002. E poi ci suggerisce anche un percorso. Certo, ci suggerisce quello che è, diciamo, il percorso che questo vaso, come fossile guida, compie in questo momento in tutta Europa, perché un po' tutti i paesi europei, dal Regno Unito al Portogallo fino all'Europa media e a sud anche oltre lo stretto di Gibilterra, conoscono sepolture al cui interno viene deposto questo vaso. Questa necropoli è un punto di arrivo ovviamente per chi fu sepolto, ma è un punto di passaggio, se non di partenza di flussi, di migrazioni, di movimenti, persone in età protostorica. Lo scavo della necropoli e l'intento di questa esposizione è proprio quello di raccontare le connessioni, quindi i contatti e i movimenti delle popolazioni tra il terzo e il secondo millennio. E come si è voluto sinteticamente, con un sincretismo, rappresentare in questa mappa, noi del terzo millennio conoscevamo già la distribuzione dei materiali, ne abbiamo scelti 2 che rappresentano la necropoli e anche altri rinvenimenti di Nogarole, cioè il bicchiere campaniforme e le tavolette enigmatiche. Il bicchiere campaniforme nella seconda metà del terzo millennio, le tavolette invece nel bronzo antico. E questa è la loro distribuzione europea, quindi noi sapevamo che i popoli in questo momento si incontravano e si scambiavano o condividevano oggetti e ideologie. Cosa c'è di più oggi? La possibilità nello studio delle necropoli di fare le analisi sul DNA antico, che ci fa vedere come nelle popolazioni che scambiano questi oggetti c'è del DNA in percentuale molto diversa, e siamo ancora all'inizio di questi studi, ma di queste popolazioni Yamnaya che all'inizio del terzo millennio si spostano dall'area del Ponto, aree ponto-caspiche, e si spostano in Europa, innescando nuovi fenomeni culturali
legati alla nascita, ad esempio, del fenomeno del bicchiere campaniforme, più in Nord Europa la ceramica cordata, e poi pian piano a caduta noi ritroviamo questo DNA nelle nostre necropoli in tutte queste aree europee. Questa è una decorazione a cordicella, mentre questa è la classica decorazione a pettine con linee verticali o leggermente oblique, e queste invece sono bande orizzontali decorate sempre a pettine. Allora, qui siamo di fronte all'antenato. La tomba 46 è una tomba un po' misteriosa. Siamo, diciamo così, all'interno dell'esposizione noi abbiamo deciso di proporla a livello preliminare dandole un'interpretazione un po' particolare. Perché l'abbiamo chiamato l'antenato? Perché è la tomba più antica, è la sepoltura più antica, addirittura leggermente precedente al periodo campaniforme, ma non è una sepoltura primaria, è una deposizione secondaria, cioè non è la prima sepoltura di questo defunto. Questo defunto è stato riesumato, le sue ossa sono state riesumate e sono state probabilmente portate, diciamo, a Nogarole solo in un secondo momento. Da chi è stato fatto questo? Secondo noi è stato fatto da chi poi ha usato questa necropoli con, diciamo così, il corredo tipico della fase campaniforme. Sono i campaniformi che hanno scelto di fare un atto fondativo all'inizio dell'uso dell'area sepolcrale deponendo un loro antenato, e lo diciamo o lo proponiamo come ipotesi perché nel DNA di questo defunto c'è una forte traccia di componente dei popoli della steppa, cioè degli Yamnaya. Quindi lui poi come prosegue in questa discendenza, da quello che avete potuto capire? In realtà attualmente non abbiamo ancora approfondito tutta la parte di analisi sul DNA. Questi sono i risultati quasi grezzi, preliminari, che abbiamo comunque voluto condividere all'interno della mostra. Qual è il problema con il DNA antico? Che si può estrarre solo dagli inumati e non dai cremati. Nella fase campaniforme abbiamo rinvenuto 8 sepolture, di cui però alcune multiple, quindi gli individui sono 13, ma solo 4 di questi sono inumati, e da questi 4 abbiamo potuto estrarre il DNA, mentre invece tutti gli altri sono cremati. Gli altri inumati non mostrano una traccia Yamnaya, ma i cremati potrebbero invece essere, diciamo, i discendenti di questo di tomba 46. Ecco, il fatto che se lo siano ritrovati nella necropoli spostato può voler dire che forse se lo portarono dietro. Esatto, una delle ipotesi è proprio questa, del movimento con gli antenati, con i defunti. D'altronde, non nelle aree di pianura, ma in tutta l'area alpina, noi conosciamo queste aree di culto ancestrali. Pensiamo alla Val Camonica, alla Valtellina, alla necropoli, il sito cultuale di Sion, di Aosta, a molte delle sepolture collettive dell'area montana bresciana o del Trentino. Qui si sta invece preparando la vetrina dell'età del bronzo. Esatto, nel bronzo antico avanzato, come vedete, la ceramica è molto meno decorata, le forme sono diverse. Molto caratteristiche sono queste anse con appendice asciforme, bronzo antico avanzato, prima inizio del bronzo medio, e raramente questi vasi sono stati trovati a corredo della sepoltura, cioè vicino ai defunti, ma sono stati deposti, frammentati più o meno in più pezzi o solo in parti. Questo è proprio distrutto. Questo, esatto, è stato completamente distrutto. Queste 2 metà invece, che sono state ricomposte ma così erano nello scavo, erano deposte una vicino all'altra. E una cosa molto curiosa è che quasi tutti i contenitori presentano un foro rituale, spesso sul fondo, a volte sul lato, come ad aprire una comunicazione con il mondo
dei morti, e in realtà questo vaso che viene, diciamo così, esposto a testa in giù è perché in questa posizione è stato trovato sullo scavo, deposto appunto ritualmente rovesciato. Ed arriviamo ai metalli. Esatto, tra i reperti più importanti che sono stati rinvenuti nella necropoli sono quelli in metallo. Più importanti perché innanzitutto i reperti in metallo sono particolarmente rari. Allora io ci metto la luce perché ci aiuta parecchio. Ok, il metallo è raro da rinvenire perché è un materiale riciclabile, quindi veniva rifuso e molto spesso anche le necropoli venivano depredate per riutilizzare il metallo. Ma la cosa più importante è che abbiamo trovato metalli in tutte le fasi di queste necropoli. Il pugnale che ho qui nella mia destra è della fase campaniforme, della sepoltura 34. Le analisi sono in corso, quindi per il momento conosciamo la sua composizione, è in rame praticamente puro. Mentre invece il pugnale alla mia sinistra, che viene dalla tomba 31 del bronzo antico, è un pugnale in bronzo, appunto, quindi una lega di rame e stagno. L'analisi che stiamo facendo, ma di cui non abbiamo ancora i risultati, ci parla degli isotopi del piombo di questi metalli che ci potranno dare un'idea dei giacimenti di origine dei minerali da cui sono stati prodotti. In poche parole, vediamo se... In poche parole... Sapremo se vengono dalle colline metallifere come l'Ascia di Ezzi. Esatto, ma noi pensiamo che il metallo della tomba 34 campaniforme non venga dalla Toscana, che possa essere uno dei primi strumenti fatto con rame nordalpino, diciamo così, cioè delle Alpi meridionali, non nordalpino, quindi Trentino, Alto Adige, miniere che si attivano in questa fase. Quindi noi sappiamo dalle scorie di lavorazione che c'è la lavorazione del metallo, ma non abbiamo ancora molti strumenti legati a questi. Per tranquillizzare i puristi, le analisi sono già state fatte, quindi sono state fatte, non sto manipolando i dati, però, ripeto, quando avremo gli isotopi magari invece andremo a dire che non viene dalle Alpi meridionali, ma ancora dalla Toscana, forse da altre fonti ancora a noi ignote. Il rinvenimento della necropoli di Nogarole è dovuto ad una pratica positiva che ha preso campo negli ultimi 20 anni in Italia, che è quella dell'archeologia preventiva, cioè prima di lavori di impatto molto forte sul territorio, soprattutto lavori pubblici o di interesse pubblico, viene fatta uno studio archeologico dell'area per capire se queste nuove strutture e infrastrutture vanno ad intaccare o a danneggiare il nostro patrimonio. E per questo, come si vede molto bene, è stato fatto uno studio delle preesistenze archeologiche nell'area ed è stato visto che i siti qui attorno erano così densi e fitti, i rinvenimenti di villaggi, non sepolture, soprattutto i rinvenimenti di abitato, che ci facevano pensare che questa fosse un'area a rischio. Quindi sono state fatte numerosissime trincee, più di 70 trincee, e grazie a questa è stata scoperta la necropoli.